Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa maglia. Non sono diventata matta che la metto con una manica sì e una manica no, era per farvi vedere le due opzioni. È realizzata dall'alto verso il basso, quindi ho iniziato creando il collo, sono arrivata a lavorare in circolare fino alle spalle e poi da lì ho lavorato a pannello, un pannello per il davanti e un pannello per il dietro fino allo scalfo. A quel punto ho riniziato a lavorare in circolare fino in fondo. Per chi la volesse con le maniche può riprendere le maglie delle maniche e creare la manichina. Chiaramente la potete personalizzare come volete, quindi con e senza maniche, con le maniche magari dello stesso colore del corpo e anche per il fondo con o senza rouge e magari con la rouge uguale al colore del corpo. Lì insomma dovete vedere voi come più vi piace. Come sempre vi dico, è fatta secondo le vostre misure, quindi dovete prendere le vostre misure e seguire il tutorial con tutti i conteggi per avere una maglia perfetta per voi. Per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati, ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per prima cosa abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Frida di Tessiland nella colorazione Avio e Paradise. È un filato molto leggero, adatto per l'estate e composto dal 50% di cotone al 50% di acrilico. In 50 grammi ci sono circa 170 metri e qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 4 al 5, ma io per avere la tensione corretta di 21 maglie per 30 ferri devo utilizzare i ferri numero 4. Come sempre vi dico, anche voi dovete fare un campione di minimo 10 cm per 10 cm e verificare con quali ferri avete la giusta tensione. Inoltre ci servirà un ago da maglia, dei marcatori ad anello, dei marcatori a lucchetto, un contagiri e un metro da sarta. Ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta prendete la misura della circonferenza della vostra testa. Nel mio caso sono 56 cm. Adesso a questi 56 cm dobbiamo togliere un 15%, quindi meno 15% e mi dà 47,6 cm. Ma noi dobbiamo trasformare questi 47,6 cm in maglie, quindi moltiplichiamo per 21, che è il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e dividiamo per 10 e mi dà 99,96, che chiaramente io arrotonderò a 100 maglie. A questo punto dobbiamo lasciare una codina abbastanza lunga per avviare tutte le 100 maglie più una per la chiusura in circolare. Se non sapete come calcolare la lunghezza della codina vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. E poi iniziamo ad avviare le maglie con il metodo long tail, stando attente a non stringere troppo. Se avete la mano troppo stretta nell'avvio, allora vi suggerisco di utilizzare un ferro di mezza misura superiore oppure una chiusura elastica. Comunque vi faccio vedere l'avvio long tail, quindi passo il filo tra il pollice e l'indice e lo tengo con il resto delle dita e poi da dietro tengo il filo, giro e vado su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo, e così ho avviato le mie prime due maglie. Adesso avvio una maglia per volta andando su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo, e ancora su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo, e appunto vado avanti così finché non ho avviato tutte le mie maglie. Se non conoscete questo tipo di avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Ok, dopo aver avviato tutte le mie maglie, controllo che siano girate tutte nello stesso senso e procedo con la chiusura in circolare, cioè lavorando le prime due maglie assieme, sia con il filo della coda che con quello del gomitolo.
questa sarà la mia prima maglia, anche se in realtà sembra formata da due fili, quindi sembrerebbero due maglie, ma in realtà è la prima maglia. Se per voi è più comodo, prima di lavorare questa prima maglia potete mettere già il marcatore di inizio e fine giro. Poi abbandono il filo della codina e proseguo lavorando tutto il ferro a dritto. Bene, sono arrivata alla fine del giro, quindi metto il marcatore di inizio e fine giro, che nel mio caso è anche un contagiri, e segno che ho fatto appunto il primo giro. Adesso lavorerò a legaccio per un 4-6 ferri totali, poi vi dirò di preciso quando arrivo a 4 ferri se proseguo e lavoro anche gli altri 2 ferri fino ad arrivare a 6, oppure se mi fermo a 4. Comunque, per lavorare a legaccio in circolare dovete alternare un ferro a dritto e un ferro a rovescio, quindi il mio secondo ferro sarà tutto un ferro lavorato a rovescio. Mi raccomando, la prima maglia era formata da 2 fili, ma in realtà da considerarsi una, perché era la maglia di inizio che noi abbiamo lavorato sia con il filo della coda che con quello del gomitolo. Quindi proseguo e poi vi so dire quanti ferri ho lavorato a legaccio. Ok, a questo punto dobbiamo andare a fare dei calcoli per capire dove fare gli aumenti per il retro del collo e dove fare i ferri accorciati per lo scollo. Dobbiamo prendere il numero delle maglie che abbiamo in questo momento sui ferri. Per me sono 100 maglie, ma siccome nel retro del collo dobbiamo fare 4 aumenti, 1, 2, 3, 4, andiamo ad aggiungere al numero delle maglie totali queste 4 maglie e fa 104. 104 lo dobbiamo andare a dividere in 4 parti. Perché? Perché questa sarà la parte dietro dove dobbiamo fare appunto gli aumenti, questa è la parte davanti dove dobbiamo fare i ferri accorciati. Quindi 104 diviso 4 è uguale a 26. Vuol dire che dopo aver fatto gli aumenti, qui avrò 26, 26, 26 e 26. Adesso andiamo a capire dove dobbiamo fare gli aumenti per il collo. Quindi, siccome sia da questa parte che da questa parte metteremo 2 marcatori ad anello con 2 maglie all'interno, e anche qua 2 marcatori ad anello con 2 maglie all'interno, è chiaro che questo 26 diventa 26 meno 1, 2 che non esistono ancora, e la terza maglia è quella che sta all'interno dei marcatori, quindi 26 diventa 23, e da questa parte la stessa cosa, 26, questi due non li abbiamo ancora fatti, questo andrà per la spalla, quindi 23. Quindi a questo punto facciamo 23 più 23 mi dà 46. Io questo numero 46 lo devo andare a dividere per 1, 2, 3, 4 e 5, quindi 46 diviso 5 mi dà 9,2. Visto che non è un numero pieno, vuol dire che io qua avrò 9 maglie, 9 maglie, 9 maglie, 9 maglie, e le restanti maglie le metterò qui, chiaramente divise in 2. Allora, 9 per 4 è uguale a 36, meno 46 che erano le maglie iniziali, 10. Vuol dire che io qui avrò 5 maglie e 5 maglie. Quindi per il retro, questo è il nostro inizio e fine giro e noi lavoriamo in questo senso, quindi in senso antiorario, cosa dovrò fare? Dovrò lavorare 5 maglie, fare un aumento, poi lavoro 9 maglie, faccio un aumento, poi lavoro 9 maglie, metto un marcatore a lucchetto, lavoro 2 maglie, scusate, ad anello al marcatore, metto un altro marcatore ad anello.
Stessa cosa chiaramente quando arriveremo dall'altra parte lo lavoreremo in senso inverso da questa, no? Adesso invece andiamo a capire come fare i ferri accorciati per creare la rotondità nel collo. La regola dice che le maglie per il davanti, il quarto, perché così ragioniamo a quarti in questo momento, va diviso in 3 parti. Noi abbiamo 26, quindi 26 diviso 3 è uguale a 8,6. In questo momento prendiamo in considerazione solo ed esclusivamente il numero prima della virgola, quindi senza contare i decimali. E quindi andiamo appunto a dividere in 3 parti, 1, 2, 3. Nella prima parte dobbiamo avere 8 maglie, ma siccome già una l'abbiamo messa qui per la spalla, queste saranno 7 e questi saranno 8. Quindi la restante parte sarà per il davanti. Quindi 8, allora 26 meno 8 meno 8 è uguale a 10. Vorrà dire che queste 10 maglie mi rimangono per il davanti. Perché abbiamo diviso in 3? Perché nella prima parte, questa, andremo a mettere un marcatore a lucchetto e quindi fare un ferro accorciato ogni maglia, quindi una maglia, marcatore a lucchetto, una maglia, marcatore a lucchetto, una maglia, marcatore a lucchetto per 7 volte. Nella seconda parte invece faremo la stessa cosa ma avendo 2 maglie, quindi qua abbiamo una maglia più marcatore a lucchetto, qui invece avremo 2 maglie più marcatore lucchetto. Qui invece andiamo a lavorare normalmente a dritto. Stessa cosa da questa parte, quindi qui avremo 7, qui avremo 8 e qui abbiamo 10 e anche qui 2 maglie più marcatore a lucchetto e qui invece sarà una maglia più marcatore a lucchetto. Ora, solitamente sia gli aumenti, anche questi sono aumenti per il retro, sia gli aumenti che poi vi andrò a spiegare per quanto riguarda la formazione delle spalle, appunto solitamente si fanno con l'aumento intercalato a destra e a sinistra, ma già come vedete non è difficile perché poi una volta capito in realtà è matematica, però già diciamo che siamo abbastanza incasinatelle. Ci manca pure di avere gli aumenti con una direzione e quindi per semplificare un pochino il lavoro ve lo spiego e ve lo faccio realizzare facendo tutti gli aumenti con il gettato quello normale, che però nel ferro di ritorno andrà a lavorato ritorto. È chiaro ragazze che durante i miei corsi, quando vi ho dal vivo e quindi so esattamente quante maglie avete, se non avete capito ve lo posso rispiegare 100 volte, i conteggi li facciamo sempre insieme, allora lì sì, si fa proprio perfetto, quindi appunto con anche gli aumenti, quelli intercalati destra-sinistra, ma così ho l'idea che veramente nella lavorazione, visto che sarà per molte anche la prima volta che fate questo tipo di lavorazione, vi andate ad incasinare per niente e poi iniziate a disfare e quindi è meglio farlo per la prima volta più semplice. Chi invece sta vedendo questo video ma in realtà ha già fatto questo tipo di costruzione e quindi già la conosce, può andare a fare appunto gli aumenti corretti, quindi quelli intercalati a destra e a sinistra. Ricapitolando, partiamo da questo che è il nostro inizio e fine giro al centro del retro. Lavoriamo in questo senso chiaramente, quindi andremo a fare 5 maglie, un gettato, 9 maglie, un gettato, 9 maglie, un marcatore ad anello, 2 maglie, un marcatore ad anello.
poi una maglia marcatore a lucchetto, una maglia marcatore a lucchetto, una maglia marcatore a lucchetto finché non abbiamo 7 maglie. Poi 2 maglie marcatore a lucchetto, 2 maglie marcatore a lucchetto, 2 maglie marcatore a lucchetto finché non abbiamo 8 maglie. Poi andiamo a lavorare queste 10 maglie, che in realtà sono 20 perché qui l'abbiamo diviso in 4, ma solo per semplificare i conteggi. In realtà nella lavorazione questa divisione qui non c'è, quindi poi andiamo a lavorare 10 maglie più 10, quindi 20 maglie a dritto, e poi praticamente lavoriamo a specchio ma dall'altra parte, quindi marcatore a lucchetto, 2 maglie, marcatore a lucchetto, 2 maglie, marcatore a lucchetto, 2 maglie finché non abbiamo 8 maglie. Poi 7 maglie lavorando una maglia marcatore a lucchetto, una maglia marcatore a lucchetto, una maglia marcatore a lucchetto, appunto finché non ne abbiamo 7. Poi marcatore ad anello, 2 maglie marcatore ad anello, 9 maglie un gettato, 9 maglie un gettato, 5 maglie e abbiamo finito il giro. Per questo primo giro, diciamo così, di impostazione anche di tutti questi gran marcatori, lavoreremo normalmente in circolare a dritto. Adesso vi faccio vedere sul lavoro seguendo appunto questo schema com'è la lavorazione. Quindi iniziamo a lavorarlo insieme. Io alla fine ho fatto 6 giri di maglia legaccio. Adesso lavorando a dritto, partendo, vedete, dall'inizio e fine giro, facciamo 5 maglie più il gettato, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e getto normalmente. Poi abbiamo 9 maglie e il gettato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e getto normalmente. Ancora 9 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Qui dobbiamo mettere un marcatore ad anello. Poi lavoriamo 2 maglie, 1, 2 e mettiamo l'altro marcatore ad anello. A questo punto lavoriamo 7 maglie intervallate da un marcatore a lucchetto. Quindi 1, marcatore a lucchetto, 2, marcatore a lucchetto, 3, marcatore a lucchetto, 4, marcatore a lucchetto, 5, marcatore a lucchetto. Aspettate che con tutti questi marcatori, come dice la mia amica Paola, sembra una collanina con dei ciondoletti. 6, marcatore a lucchetto, 7, marcatore a lucchetto. Adesso dobbiamo lavorare le 8 maglie che però sono divise 2 maglie e un marcatore a lucchetto, quindi scusate, 1, 2, mi batte, che rumore che sto facendo, marcatore a lucchetto, 3, 4, marcatore a lucchetto, 5, 6, marcatore a lucchetto, 7, 8, marcatore a lucchetto. Adesso abbiamo le 10 più 10, quindi 20 maglie a dritto.
1, 2, 3, 19 e 20. Siamo arrivati qui, quindi marcatore a lucchetto e proseguiamo in senso inverso. Quindi 2 maglie, 1, 2, marcatore a lucchetto, 3, 4, marcatore a lucchetto, 5, 6, marcatore a lucchetto, 7, 8, marcatore a lucchetto. Adesso le 7 maglie intervallate dal marcatore a lucchetto, perché queste le abbiamo finite. Quindi 1, marcatore, 2, marcatore, 3, marcatore, 4, marcatore, 5, marcatore, 6, marcatore e l'ultima 7. Aspettate che, ecco, dovete fare attenzione con i marcatori a lucchetto a girarli nel senso corretto, perché se no vi si allungano le maglie. Adesso siamo arrivati qui, quindi mettiamo il marcatore ad anello e lavoriamo le 2 maglie per le spalle, 1 e 2, marcatore ad anello, 9 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento gettato normale, ancora 9 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento con il gettato e le ultime 5 abbiamo finito il giro. 1, 2, 3, 4 e 5. Eccoci qua. Scusate il rumore, ma i marcatori o i ciondolini battendo sulla lavagna fanno una gran confusione. Ok, messi tutti i marcatori, adesso andiamo a lavorare a ferri accorciati con la tecnica del German Short Row. Io ve lo farò vedere. Comunque, per chi non conoscesse questa tecnica, vi lascio qui sopra nel box informazioni il link al video dedicato. E come facciamo? Dall'inizio e fine giro lavoriamo a dritto fino al primo marcatore ad anello. Prima del marcatore ad anello facciamo il gettato, quindi all'esterno dei marcatori ad anello facciamo sempre i gettati in tutti i ferri. All'interno dei marcatori ad anello dovranno sempre solo rimanere 2 maglie. Quindi dicevamo, partiamo, lavoriamo tutto a dritto, gettato, marcatore, 2 dritti, marcatore, gettato, un dritto e incontriamo il primo marcatore a lucchetto che ci indica che dobbiamo fare il primo ferro accorciato. Quindi lo togliamo, giriamo il lavoro, quindi siamo sul rovescio, facciamo il German Short Row e poi lavoriamo fino al marcatore ad anello, quindi gettato a rovescio, mi raccomando, gettato a rovescio, marcatore ad anello, 2 dritto, marcatore ad anello, gettato a rovescio, tutto a rovescio fino al prossimo marcatore ad anello, quindi gettato, sempre rovescio, marcatore ad anello, 2 rovesci, marcatore ad anello, gettato rovescio, un rovescio e arriviamo fino al primo marcatore ad anello dall'altra parte. Lo togliamo, giriamo il lavoro, quindi ritorniamo sul dritto e proseguiamo quindi lavorando a dritto, come vi ho detto, sempre quando incontriamo i marcatori ad anello all'esterno dobbiamo fare i gettati e lavoriamo tutto fino al prossimo
marcatore a lucchetto dall'altra parte. Quindi è per quello che si chiamano ferri accorciati, perché non lavoriamo tutto il ferro, ma lavoriamo in ferri di andata e ritorno in questa maniera, finché non abbiamo tolto tutti i marcatori ad anello. Comunque adesso vi faccio vedere il primo e il secondo giro, perché poi gli altri praticamente sono identici. Quindi lavoro a dritto fino al primo marcatore ad anello. Come abbiamo detto, però, se incontriamo i gettati li dobbiamo lavorare ritorto. Infatti questo è il primo gettato e lo lavoro ritorto, anziché lavorarlo così normalmente che mi farebbe un gran bucone, lo lavoro prendendolo da dietro. Spero che si veda bene. Quindi proseguo fino a che non trovo l'altro gettato e anche quello lo lavoro ritorto. Stessa cosa vale poi per i gettati che faremo all'esterno dei marcatori ad anello per creare la spalla. Eccolo qui, altro gettato, lo lavoro ritorto. Arrivo fino al mio marcatore ad anello, eccomi qui. Gettato, marcatore ad anello, 2 dritti, aspettate che mi si è incastrato il marcatore, ok, 1, 2 dritti, marcatore, gettato e poi arrivo fino al primo marcatore a lucchetto e lo tolgo, prendo, giro il lavoro e faccio il German short row, e cioè passo la prima maglia senza lavorarla a rovescio, tiro il filo sul retro del lavoro e lo ripasso davanti, perché adesso sono sul rovescio del lavoro, quindi devo lavorare a rovescio. Qui ho subito, vedete, il gettato che avevo fatto, che va lavorato ritorto, quindi rovescio ritorto, prendendolo dalla gambetta del retro. Ok, marcatore ad anello, quindi devo fare un gettato. Attenzione, il gettato va fatto a rovescio. Passo 1, 2, marcatore, gettato rovescio. Qui ho l'altro gettato che avevo fatto nel ferro precedente, lo devo lavorare ritorto e poi continuo a lavorare a rovescio. Io arrivo fino a qui, così vi faccio vedere come affronto l'altra parte, ma praticamente dovrei lavorare a rovescio fino al marcatore ad anello e se incontro dei gettati lavorarli ritorti, non è una cosa difficile. Sono arrivata al marcatore di inizio e fine giro, ma come vi dicevo, per quanto riguarda questa parte dove lavoriamo a ferri accorciati, questo marcatore non ci interessa più, lo teniamo lì dov'è, ma facciamo finta che non esista, non dobbiamo fare niente. Proseguiamo lavorando sempre a rovescio fino ad arrivare aspettate che qui l'ho preso sotto, al primo marcatore ad anello. Vedete, anche qui incontro il gettato, quindi lo lavoro ritorto, ok, e arrivo appunto fino al primo marcatore ad anello. Quindi sono arrivata al marcatore ad anello, faccio un gettato a rovescio, passo il marcatore ad anello, 1, 2 maglie, passo il marcatore, gettato a rovescio, una maglia, tolgo il marcatore a lucchetto e giro il lavoro. Siamo di nuovo sul dritto. A questo punto, con il filo davanti al lavoro, passo a rovescio la prima maglia senza lavorarla e tiro il filo sul retro del lavoro. Qui ho subito il gettato del ferro precedente, quindi lo lavoro, aspetta, così, ritorto, lo lavoro ritorto, faccio un gettato, marcatore, 1, 2,
passo il marcatore gettato, questo gettato lo lavoro ritorto e poi praticamente vado avanti appunto in ferri di andata e ritorno, quindi lavorando sia sul dritto che sul rovescio del lavoro in questa maniera fino a quando non ho tolto tutti i marcatori a lucchetto sia da una parte che dall'altra. Adesso vi faccio vedere come si presentano le maglie, quelle del German Short Row, e come si lavorano. Ok, quando vi ritrovate, vedete questa maglia che sembra una maglia strana, doppia, dobbiamo lavorarla normalmente a dritto o a rovescio, dipende su che lato vi trovate, prendendo tutti e due i fili, quindi dobbiamo avere 2 fili da questa parte e 2 fili da questa parte. È la maglia del German Short Row, eccola qui. E poi proseguiamo a lavorare normalmente. Bene, ho finito di lavorare i ferri accorciati. Come vedete il retro è molto più alto del davanti, che invece nel pezzo centrale è solo il bordo a legaccio. Ho appena tolto l'ultimo marcatore a lucchetto e ho lavorato fino al retro, al centro del retro. Ho tolto il marcatore che contava i giri. Prima di tutto, vabbè, come vi avevo detto, non serviva, ma poi per farvi vedere proprio la differenza tra il retro e il davanti. E una volta che noi andiamo, aspettate che tento di farvelo vedere, a piegare il nostro pezzettino che abbiamo lavorato, vedete che copre il coppino, diciamo così, il retro del collo, mentre davanti è uno scollo molto molto arrotondato. Io sono arrivata anche alla lunghezza giusta della mia spalla. Adesso cosa devo fare? Devo lavorare a ferri in andata e in ritorno, quindi separatamente, il retro dal davanti. E come faccio? Ho fra i due marcatori delle spalle ho 2 maglie, una la lascio per il davanti, una la lascio per il retro, e così dall'altra parte, e poi lavoro appunto in ferri di andata e ritorno, quindi dritto su dritto e rovescio su rovescio a maglia rasata. Quando sono arrivata all'altezza del mio scalfo mi fermo. Bene, ho lavorato il retro in ferri di andata e ritorno per l'altezza del mio scalfo, che per me è circa 20 cm, e adesso vado a lavorare lo stesso numero di ferri per il davanti. Ve lo faccio vedere in questo modo, che forse è più comprensibile. Questo è lo scollo, questo è il davanti, il retro, vedete, ho lavorato semplicemente ferri a dritto e a rovescio per il retro. Stessa cosa vado a fare per il davanti. Mi raccomando, quando lavorate in ferri di andata e ritorno il retro, segnatevi il numero di ferri, perché lo stesso numero dovete andare a lavorare per il davanti. Sono arrivata all'altezza dello scalfo anche sul davanti e vi volevo dare un consiglio. Se avete un seno generoso, per non dover mettere troppe maglie nel sottomanica, quindi per non dover avviare a nuovo troppe maglie nel sottomanica, vi consiglio negli ultimi ferri, prima appunto dell'altezza corretta dello scalfo, all'interno delle prime 2 maglie nel bordo, quindi dopo le prime 2 maglie, prima delle ultime 2 maglie, di fare degli aumenti intercalati, in maniera che così già iniziate ad allargare la parte davanti per il seno. Adesso vi faccio vedere come si fanno gli aumenti intercalati. Quindi lavoriamo normalmente le prime 2 maglie e poi facciamo un aumento intercalato verso sinistra, quindi solleviamo il filo che unisce le maglie, con il ferro di sinistra lo prendiamo dal davanti
in questo modo e lavoriamo questa diciamo maglia ritorta, quindi prendendola, aspettate che ok, prendendola così dal retro in maniera che non si forma il buco. Poi lavoriamo tutto il ferro fino a 2 maglie dalla fine. Ok, sono arrivata a 2 maglie prima della fine. Adesso cosa faccio? Devo fare un aumento intercalato verso destra, quindi sollevo col ferro di destra il filo che unisce le 2 maglie, col ferro di sinistra lo prendo da dietro in questa maniera e questa volta lavoro questa maglia, diciamo così, che si è formata a dritto normalmente e poi finisco il mio ferro. Adesso dobbiamo andare a fare dei calcoli per sapere quante maglie dobbiamo avviare a nuovo per il sottomanica. Per prima cosa, con il metro da sarta dobbiamo prendere la circonferenza del nostro seno. Io sono 90 centimetri, ma questi 90 centimetri li devo moltiplicare per 21, che è il numero di maglie che ho in 10 centimetri del mio campione, e dividere per 10. E così so a quante maglie corrispondono. Quindi per la circonferenza del mio seno devo avere 189 maglie. Io in questo momento sui ferri ne ho 190. Quindi diciamo che potrebbe anche andare bene così, potrei anche non avviarne a nuovo, ma come vi dico sempre, sarebbe meglio avviare sempre qualche maglia nuovo, diciamo che almeno un 2-4 maglie avviatele sempre. Siccome però io non sono sicura di indossarlo sempre con un reggiseno normale, ma è probabile che questo capo lo metterò anche al mare, quindi magari con un costume che è un pochino un po' push up. Ho deciso di avviare più maglie per essere più morbida, ecco, per avere un po' più di agio e non averlo così che molto aderente, diciamo, sul seno. Quindi io avvierò un tot numero di maglie. Voi però dovete fare questo calcolo. Questo è il numero di maglie che vi servono per la circonferenza del seno. A questo numero di maglie dovete andare a sottrarre le maglie che avete sui ferri. Se ad esempio sui ferri avete 180 maglie, tanto per dire, fate meno 180 che vi dà 9. Questo numero non è il numero che voi dovete andare ad avviare per ogni sottomanica, è il numero totale. Quindi teoricamente va diviso in 2 e abbiamo 4,5. Vorrà dire che se avete 180 maglie sui ferri e dovete arrivare a 189, dovete avviare, chiaramente arrotondando, 5 maglie da una parte e 5 dall'altra, oppure 6 e 6 per essere leggermente più morbida. Lì sta a voi, dovete fare questo calcolo e verificare con le vostre misure e la vostra tensione, ecco quante maglie dovete andare ad avviare a nuovo. In questo momento io sono messa così, questo è il mio davanti, questo è il mio retro. Per comodità ho messo le maglie del retro in attesa su un cavo, voi potete metterle anche su un filo di scarto. Però visto che adesso riprendo a lavorare in circolare, vado a rimettere anche queste maglie su un unico cavo e poi vi faccio vedere come avviare le maglie a nuovo. Con la mano destra tiro sul dito, giro e creo un'asola e vado a infilare il ferro, quindi così ho creato la mia prima maglia. Mi raccomando, tirate perché se no rimangono delle maglie molli. Quindi ho creato la mia prima maglia, 1, rifaccio, 2, 3, 4. Avviate tutte le maglie che vi necessitano per il sottomanica, si prosegue lavorando a dritto fino ad arrivare all'altro sottomanica. Anche da questa parte andiamo a avviare con lo stesso metodo le maglie per il sottomanica. Dopo aver avviato le maglie nei sottomanica, fate un paio di giri e poi provatevi la maglia, sia per verificare che va tutto bene, sia per prendere l'altezza
da dove adesso finisce la maglia a dove volete che vi arrivi. E poi prendete anche la circonferenza nel punto in cui più o meno volete che finisca la maglia. Ora, questa altezza di cui vi sto parlando deve essere l'altezza senza la balza finale, perché la balza finale verrà fatta dopo e quindi non abbiamo bisogno di prendere la circonferenza del punto. Questa circonferenza nel punto in cui volete finisca la maglia vi serve perché dovete capire se dovete fare degli aumenti a intervalli irregolari per arrivare appunto, che ne so, sui fianchi, ad esempio. Per quanto mi riguarda, siccome io sono 90 di seno e 90 di fianchi, farò un giro di aumenti magari appena arrivo al fianco. Però se voi avete i fianchi più ampi oppure volete che comunque la maglia cada più morbida, vi faccio vedere come si fa questo conteggio. Ok, in questo momento poniamo che io ho 190 maglie sui ferri e vado a misurare la circonferenza dei fianchi che, ad esempio, perché come ho detto io vado giù dritta, quindi vi sto facendo un esempio per chi ha necessità invece di aumentare, e poniamo che invece i miei fianchi siano 100 centimetri, quindi 100 per 21, che è il numero di maglia che ho in 10 centimetri nel mio campione, diviso 10, devo arrivare a 210. Quindi quante maglie devo aumentare? Basta fare 210 meno le maglie che ho sui ferri, quindi ad esempio 190. In questo caso dovrei aumentare 20 maglie. Siccome per ogni giro di aumento si aumentano 2 maglie a destra e 2 maglie a sinistra, devo dividere questo numero in 4, quindi 20 diviso 4 è uguale a 5. Vuol dire che io devo fare 5 giri di aumento, ma ogni quanti ferri devo fare l'aumento? È lì che allora vi ho detto prendete l'altezza da dove adesso vi sta la maglia a dove volete che vi arrivi. Ad esempio, poniamo che l'altezza per me è 30 centimetri, quindi 30 centimetri in ferri, quanti sono? Devo fare 30 per 30, che è il numero di ferri che ho in 10 centimetri nel mio campione, diviso 10. Quindi dovrò fare 90 ferri per arrivare al punto in cui voglio finisca la maglia. Ma in questi 90 ferri devo fare 5 ferri di aumento. E quindi per sapere ogni quanti ferri devo fare l'aumento basterà fare 90 diviso 5, che sono i giri che abbiamo detto in cui devo aumentare, e mi dà 18. Vuol dire che io ogni 18 ferri devo fare il ferro di aumento. Ogni 18 ferri vuol dire che lavoro 17 ferri normalmente e nel 18° faccio l'aumento. Ai lati, in corrispondenza dei fianchi, dovete mettere 2 marcatori per parte. All'interno dei 2 marcatori dovete avere 2 maglie se il numero di maglie che avete avviato per ogni sottomanica è pari. Se invece avete avviato un numero di maglie dispari nel sottomanica, allora tenete 3 maglie all'interno dei marcatori. Adesso nei giri di aumento bisogna aumentare sempre all'esterno dei marcatori, sempre ci devono rimanere all'interno le 2 o le 3 maglie e quindi per ogni giro aumenteremo 1, 2, 3 e 4. Adesso vi faccio vedere come. Lavoro le maglie fino al marcatore e prima del marcatore faccio l'aumento intercalato verso destra, quindi sollevo il filo che unisce le 2 maglie, con il ferro di sinistra lo prendo da dietro e lavoro questo filo
a dritto normalmente, poi passo il marcatore, lavoro le mie 2 maglie, passo il marcatore, adesso devo fare un aumento intercalato verso sinistra, quindi sollevo il filo che unisce le 2 maglie, questa volta lo prendo dal davanti e lavoro questo filo a dritto ritorto, cioè prendendolo così da dietro. Stessa cosa faccio anche dall'altra parte. E quindi tutte le volte che devo andare ad aumentare ai fianchi faccio un aumento intercalato verso destra prima del marcatore e un aumento intercalato verso sinistra dopo il secondo marcatore. Una volta arrivata alla lunghezza desiderata vado a fare la balza. Per me la balza deve essere alta 5 centimetri. E come faccio a sapere a quanti ferri corrispondono questi 5 centimetri? Vado a fare la solita proporzione, cioè 5 per 30, che è il numero di ferri che ho in 10 centimetri nel mio campione, diviso 10, e quindi mi dà 15 ferri. In questi 15 ferri rientrano anche i 5 ferri di bordo a legaccio, quindi io adesso con il colore diverso, che nel mio caso è il Paradise, vado a lavorare 15 ferri, di cui 10 a maglia rasata, poi vi farò vedere come, e 5 di bordo a legaccio. Quindi inizio lavorando tutto un ferro a dritto normalmente con il secondo colore. Nel secondo ferro lavoro la sequenza di un dritto e un gettato, un dritto e un gettato, e vado avanti così fino alla fine del ferro. Faccio un dritto e un gettato per creare la balza arricciata. Nel terzo ferro tutti i gettati li vado a lavorare ritorti in modo da non creare il buco, quindi dritto su dritto e dritto ritorto sul gettato. Dal quarto al decimo ferro lavoro tutti i ferri a dritto. Dal ferro 11 al ferro 15 lavoro a legaccio, quindi lavorando un ferro a rovescio e un ferro a dritto, iniziando però con un ferro a rovescio. Finiti i ferri a legaccio, faccio la chiusura con accavallata semplice, quindi lavoro una prima maglia dritto, una seconda maglia dritto e poi accavallo la prima maglia lavorata sulla seconda e procedo lavorando una maglia a dritto e accavallando, e vado avanti così fino alla fine del ferro. Mi raccomando, se avete la mano un po' troppo stretta in questa chiusura, potete provare a chiudere con dei ferri di misura superiore. Ok, chiusa anche l'ultima maglia, lasciamo un pezzettino di filo, tagliamo e poi sfiliamo così l'ultima maglia, perché dobbiamo andare a fare la chiusura perfetta, se no vedete rimane uno scalino. Quindi prendiamo un ago da maglia, infiliamo la codina e poi per fare la chiusura perfetta dobbiamo andare a inserire l'ago nella prima maglia chiusa, nella prima V che troviamo, in questa maniera, e poi dobbiamo andare a reinserire l'ago dove esce il filo nell'ultima maglia, così, in maniera da ricostruire, vedete, un'altra maglia. Poi la chiudiamo in maniera invisibile, nel senso grande quanto tutte le altre, e così, come potete vedere, lo scalino non c'è più. A questo punto vado a nascondere la codina nel retro del lavoro. A questo punto il progetto potrebbe anche essere finito così, ma per tutte le persone che vogliono un po' di manichina, vi faccio vedere come poterla realizzare così, con una rouge come sul fondo.
Quindi andiamo a riprendere le maglie per creare la nostra manichina e partiamo dal centro delle maglie che abbiamo avviato a nuovo nel sottomanica. Quindi ci infiliamo nella prima A, perché in realtà lo stiamo vedendo sottosopra, quindi la maglia che è formata da tante V sottosopra le vediamo A, inseriamo all'interno della A, io le riprendo con l'uncinetto, ma voi se preferite potete anche riprenderle col ferro. Prendiamo il filo e lo portiamo fuori e poi proseguiamo, entriamo, prendiamo il filo e lo portiamo fuori per tutte le maglie del sottomanica, mi raccomando nella metà, perché l'inizio e la fine del giro dovrà essere esattamente al centro del sottomanica. Quando arriviamo ad aver preso le maglie della metà del sottomanica, iniziamo a prendere anche le maglie dello scalfo. Questa volta sono delle V. Noi dobbiamo andare a riprendere all'interno della prima V, della prima maglia, e prendiamo le maglie in questa sequenza: 2 maglie e una la saltiamo, 2 maglie e una la saltiamo, perché il rapporto tra maglie e ferri nel nostro campione è di 21 a 30, quindi praticamente dobbiamo riprendere ogni 3 maglie, ne dobbiamo riprendere solo 2. Quindi partiamo riprendendo 1, 2 e salto una maglia di base, poi rientro 1, 2 e salto una maglia di base e vado avanti così fino alla fine del giro. Ve lo faccio rivedere da vicino, vedete che ci sono queste V messe in questo senso? Ok, ne salto una, entro così nella V e riprendo. Prossima, entro nella V e riprendo e poi salto una maglia di base, quindi entrerò qui, riprendo, qui, riprendo e salto una maglia di base. Riprese tutte le maglie, metto un marcatore di inizio fine giro e poi lavoro le maglie che ho avviato a nuovo nel sottomanica a dritto, quindi avrò metà maglie da questa parte e metà alla fine del lavoro, e quindi per me sono 1, 2, 3, 4. Poi metto un marcatore e adesso inizio a lavorare un dritto e un gettato, un dritto e un gettato fino alla fine delle maglie dello scalfo. Poi riprendo a lavorare le maglie, l'altra metà delle maglie del sottomanica a dritto. Nel secondo ferro, come abbiamo fatto anche per il corpo, lavoriamo a dritto normalmente, tranne i gettati che li lavoriamo a dritto ritorto. Quindi questo è un gettato e, come abbiamo fatto per il corpo, lo lavoro ritorto. Adesso dovete contare tutte le maglie che avete sui ferri e da quel numero togliere il numero di maglie che avete avviato a nuovo per il sottomanica. Il numero che vi rimane sono il numero di maglie dello scalfo, tranne appunto quelle del sottomanica, che per me sono 136 maglie. Questo numero va diviso per 7, quindi per me diviso 7 è uguale a 19, eccetera. A noi interessa solo la prima cifra, 19. Quindi cosa dovete fare? Dovete andare a mettere dei marcatori a lucchetto ogni 19 maglie
e nel gruppo di maglie centrali lasciare le maglie in più, perché chiaramente non è 19 precise, 19, qualcosa. Quindi per esempio nel mio caso metto i marcatori a lucchetto ogni 19 maglie, nel gruppo di maglie centrali ne lascio 22. Comunque adesso vi faccio vedere. Quindi questa è la mia manica. Queste maglie tra i marcatori verdi sono il numero delle maglie che io ho avviato a nuovo per il sottomanica. Io devo conteggiare quante maglie ho per il giro manica, tranne appunto queste maglie. Per me abbiamo detto sono 136, che diviso 7 mi dà 19, qualcosa. Perché diviso 7? Perché io devo andare a mettere 4 marcatori da una parte e 4 marcatori dall'altra. Quindi lo spazio che rimane tranne questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Allora, partendo da qua, metto comunque un marcatore a lucchetto, anche se ho il marcatore ad anello, conto 19 nel mio caso e metto un marcatore. Poi conto 19 e metto un marcatore, conto 19 e metto un marcatore, ed ecco che io ho messo i 4 marcatori da questa parte. Ora li metto da questa parte. Dal marcatore ad anello metto un marcatore a lucchetto, conto 19, marcatore, 19 marcatore, 19 marcatore. Qui nel gruppo di maglie centrali io ho 22 maglie, perché appunto le restanti maglie, che erano quelle diciamo che c'erano dopo la virgola nel numero che io ho avuto come risultato in calcolatrice, ecco che le lascio qui centrali. Quindi inizio la lavorazione a ferri accorciati. Io ora ve l'ho messo in questa maniera per farvi capire meglio, ma in realtà quando lavoro io lavoro in questo senso, ok? Quindi adesso ve lo faccio vedere così. Cosa devo fare? Devo andare a lavorare a dritto normalmente fino a questo marcatore, quello subito dopo la spalla, il centro della spalla. Poi tolgo il marcatore, giro il lavoro, faccio il ferro accorciato alla tedesca e lavoro sul rovescio del lavoro fino a questo marcatore. Anche qui tolgo il marcatore, German short row, fino a questo marcatore, poi giro fino a questo marcatore, 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 giro fino a questo marcatore e poi ritorno a lavorare fino alla fine del ferro e mi ritrovo qui. Comunque adesso ve lo faccio vedere. Quindi inizio a lavorare a dritto normalmente, passando tutti i marcatori senza problemi, fino ad arrivare al marcatore che c'è dopo il centro, diciamo così, della spalla, dopo il colmo della spalla. Quindi lavoro fino a qui. Io ho segnato il centro per farvi capire, ma in realtà lavoro fino a questo marcatore. Lavoro dritto, dritto, dritto fino a qui. Ok, sono arrivata al marcatore, lo tolgo, giro il lavoro, passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo, vedete così, sul retro del lavoro e poi lo riporto davanti perché devo lavorare a rovescio adesso e quindi proseguo lavorando a rovescio fino a che non incontro il prossimo marcatore. Ok, sono arrivata al marcatore, quindi lo tolgo, giro il lavoro, ritorno sul dritto del lavoro, passo il filo davanti al lavoro e passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla. A questo punto tiro il filo sul retro del lavoro e lavoro normalmente fino al prossimo marcatore.
Ok, tolgo l'ultimo marcatore a lucchetto, giro il lavoro, quindi mi trovo sul dritto del lavoro, come al solito passo la maglia a rovescio, tiro il filo e adesso lavoro tutto il ferro fino alla fine. Bene, adesso lavoro un ferro tutto a dritto e poi inizio a lavorare 5 ferri a legaccio partendo con un ferro a rovescio. Finiti i 5 ferri a legaccio, chiudo come ho fatto per il corpo con la cavallata semplice, quindi lavoro 2 maglie dritto e accavallo la prima maglia lavorata sulla seconda e poi proseguo lavorando un dritto e accavallando e vado avanti così per tutto il ferro. Bene, la maglia è quasi finita perché devo ancora decidere se lasciarla senza o con le maniche. Io in questo momento, quindi con una manichina sì e una manichina no, ho utilizzato 170 grammi per una taglia M, di cui 125 color avio e 45 Paradise. Quindi credo che se la volessi fare con tutte e due le maniche avrei bisogno sicuramente di 2 gomitoli Paradise. Adesso vedo e poi vi faccio sapere. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!